Lezione 1. Adattarsi al cambiamento. Non sono ancora sicuro della nuova politica, ma forse potremmo andare in un negozio locale e vedere cosa hanno. Sembra un buon piano. È sempre utile verificare le opzioni disponibili. Sì. Uno sguardo diretto può aiutarci ad adattarci meglio a qualsiasi cambiamento. Assolutamente. Inoltre, possiamo raccogliere feedback da altri che potrebbero essere interessati. Esattamente. È importante comprendere diverse prospettive mentre affrontiamo questo problema. Sì, la raccolta di opinioni può portare a decisioni più informate per il futuro. Sono d'accordo. Facciamo un elenco di ciò a cui dobbiamo prestare attenzione mentre siamo lì. Ottima idea. Ci garantirà di coprire tutte le nostre basi durante la nostra visita. Non vedo l'ora di vedere quali soluzioni possiamo trovare insieme. Lezione 2. Vacanze scolastiche. Sapete che per la maggior parte degli studenti non ci sono lezioni nei mesi di luglio e agosto? Sì, l'ho sentito. È una bella pausa per gli studenti per rilassarsi e ricaricarsi. Assolutamente. È anche comune che alcune scuole non tengano lezioni anche a maggio e giugno. Ha senso. Dà agli insegnanti il tempo di prepararsi per il prossimo anno accademico. Sì. È importante avere quel tempo per riorganizzarsi e pianificare le lezioni future. Decisamente. Gli studenti possono utilizzare questo tempo per perseguire hobby o lavori estivi. Di sicuro. È una grande opportunità di crescita personale al di fuori della classe. Sì, adoro il modo in cui le vacanze estive possono offrire esperienze così preziose. Sono d'accordo. È un momento cruciale sia per gli studenti che per gli insegnanti per riflettere e rinfrescarsi. Lezione 3. Creare uno spazio rilassante. Cosa includeresti nel tuo spazio rilassante? Inizierei con colori rilassanti come il blu tenue e il verde per creare un'atmosfera tranquilla. Sembra adorabile. I colori possono avere un impatto davvero significativo sul nostro umore. Sì, lo fanno davvero. Aggiungerei anche dei comodi cuscini e una comoda coperta. Ottima idea. Il comfort è fondamentale per creare un ambiente rilassante. Assolutamente. Penso che incorporare le piante aiuterebbe anche a portare la vita nello spazio. Sì. Le piante possono migliorare la qualità dell'aria e aggiungere un tocco di natura agli interni. Esattamente. Vorrei includere anche alcuni profumi calmanti, come la lavanda o la camomilla. È un pensiero meraviglioso. Il profumo può favorire il rilassamento e creare un'atmosfera rilassante. Lezione 4. Aggiunte per la casa. Sono sicuro che sarà una meravigliosa aggiunta al tuo spazio abitativo. Grazie. Credo davvero che migliorerà l'atmosfera generale della stanza. Sì. L'aggiunta di un nuovo pezzo può cambiare l'intera atmosfera di uno spazio. Esattamente. Voglio creare un ambiente accogliente e invitante per tutti. È un grande obiettivo. Comfort e stile possono andare di pari passo. Assolutamente. Sono entusiasta di vedere come tutto si riunirà una volta che tutto sarà a posto. Non vedo l'ora di aiutarti a configurarlo. Sarà divertente vedere la trasformazione. Sì, lo farà. Penso che farà davvero la differenza nel modo in cui si percepisce la stanza.
Di sicuro. Facciamo in modo di goderci il processo mentre decoriamo. Lezione 5. Avventure inaspettate. È successo qualcosa di inaspettato durante la tua avventura? Ebbene, ho incontrato una rara specie di uccelli che non avevo mai visto prima. Sembra eccitante. Scoprire nuovi animali selvatici è sempre un'emozione. Lo è stato davvero? Non potevo credere alla mia fortuna e sono riuscito a scattare delle foto fantastiche. Oh! Che tipo di uccello era? Era un bellissimo airone blu e se ne stava maestoso vicino all'acqua. Deve essere stato uno spettacolo da vedere. Gli aironi blu sono creature così eleganti. Sì, ha aggiunto un momento saliente inaspettato al mio viaggio. Adoro quando le avventure portano a momenti spontanei come quello. Lezione 6. Fare la spesa. Devo comprare un po' di frutta e verdura per la settimana. Cosa hai comprato durante il tuo ultimo giro di spesa? Ho preso delle mele, delle banane e un sacco di verdure. Bella scelta! I prodotti freschi sono sempre una buona idea per i pasti. Sì. Adoro preparare insalate con verdure fresche. Sembra delizioso. Di solito ne compro una varietà per mantenere i miei pasti interessanti. Esattamente. La varietà è la chiave per godersi un'alimentazione sana. Organizziamo presto un giro per fare la spesa insieme. Mi piacerebbe. Sarà divertente esplorare nuove ricette e ingredienti. Lezione 7. Celebrare la libertà. Mi rallegro per coloro che vivono una vita libera e ammiro il loro coraggio e la loro resilienza. Sono completamente d'accordo. Ci vuole una forza immensa per perseguire la libertà e l'autenticità. Sì, e ora sono rimasto solo nel silenzio, a riflettere su questi pensieri. È comprensibile. A volte la solitudine può portare a intuizioni profonde. Assolutamente. Sono momenti come questi che mi ricordano l'importanza della crescita personale. Sì, abbracciare i nostri viaggi può ispirare gli altri a fare lo stesso. Spero di incanalare questi sentimenti in azioni positive per il futuro. È una mentalità meravigliosa. Continuiamo a sostenerci e edificarci a vicenda. Mi piacerebbe. Insieme possiamo fare la differenza nella nostra vita e in quella degli altri. Lezione 8. Opzioni senza glutine. Ci sono opzioni per pasti senza glutine? Assolutamente. Abbiamo una varietà di piatti adatti alle diete senza glutine. È fantastico sentirlo. Conosco molte persone che hanno bisogno di queste opzioni. Sì, è importante soddisfare le diverse restrizioni dietetiche. Apprezzo che i ristoranti stiano diventando più inclusivi con i loro menù. Sì, dimostra che si preoccupano della salute e delle preferenze dei propri clienti. Sono curioso di sapere quali opzioni senza glutine consigli. Abbiamo deliziosa pasta senza glutine e una varietà di insalate fresche. Sembra fantastico. Non vedo l'ora di provarli. Lezione 9. Esplorare Parigi. Sto pensando di esplorare le strade di Parigi la prossima volta, è nella mia lista dei desideri da anni. Sembra fantastico. Parigi è una città così bella,
piena di cultura e storia. Sì. Non vedo l'ora di vedere la Torre Eiffel e passeggiare lungo la Senna. Assolutamente. L'architettura e l'arte di Parigi sono mozzafiato. Di sicuro. Sono anche entusiasta di provare l'autentica cucina francese mentre sono lì. Sì, la scena gastronomica è incredibile, dai dolci ai piatti gourmet. Sono d'accordo. Sarà un'avventura culinaria oltre che turistica. Decisamente. Facciamo un elenco dei luoghi imperdibili e dei cibi da provare prima di partire. Ottima idea. Voglio sfruttare al meglio il mio tempo nella città della luce. Lezione 10. Pianifica prima di costruire. Stavo pensando di iniziare un nuovo progetto a casa, ma mi rendo conto che devo prima misurare attentamente lo spazio. Questa è una mossa intelligente. Pianificare il progetto in anticipo può farti risparmiare molti grattacapi in seguito. Assolutamente. Se non misuro correttamente, potrei ritrovarmi con mobili che non si adattano affatto. Sì, e immagina quanto sarebbe frustrante riorganizzare tutto a posteriori. Giusto. Inoltre, avere in mente un layout chiaro mi aiuterà a visualizzare come apparirà lo spazio una volta terminato. Esattamente, e ti consente di apportare modifiche prima ancora di sollevare un martello. Dovrei anche considerare il flusso della stanza, il modo in cui le persone si muoveranno nello spazio è cruciale. Decisamente. Un design ben pianificato non solo è bello, ma è anche funzionale. Non vedo l'ora di iniziare questo progetto. Con un'attenta pianificazione, so che andrà alla grande. Lezione 11. Illuminati in modo intelligente. Ho sentito che l'uso di lampadine a basso consumo energetico può davvero fare la differenza nel ridurre le bollette elettriche. Assolutamente. Consumano molta meno energia delle lampadine tradizionali e durano anche molto più a lungo. Questa è una situazione vantaggiosa per tutti. Dovrei assolutamente passare a quelli quando posso. Noterai la differenza non solo nelle bollette, ma anche nella qualità della luce. Veramente? Come mai? Bene, forniscono una luce più brillante e naturale che può migliorare l'atmosfera di qualsiasi stanza. Sembra interessante. Voglio che la mia casa sia calda e invitante. Inoltre, è ottimo per l'ambiente, quindi anche tu avrai un impatto positivo. Sembra un cambiamento semplice che può portare benefici notevoli. Lezione 12. Sfoglia e scopri. Hai mai esplorato un sito web e fatto clic sugli elementi per ottenere maggiori informazioni? Sì, è un modo davvero conveniente per conoscere prodotti e servizi prima di prendere una decisione. Esattamente. Inoltre, mi piace il modo in cui spesso puoi trovare le recensioni dei clienti proprio lì sulla pagina. Queste recensioni possono davvero aiutare a decidere se vale la pena acquistare qualcosa. E se hai domande, alcuni siti offrono opzioni di comunicazione diretta con il servizio clienti. È vero! È fantastico avere quel supporto a portata di mano quando ne hai bisogno. Apprezzo la possibilità di fare clic su diversi articoli per confrontare facilmente caratteristiche e prezzi. Rende l'esperienza di acquisto molto più efficiente e piacevole. Mi sento sempre più sicuro nell'effettuare un acquisto quando ho tutte le informazioni necessarie. Lezione 13. Rimani attivo. Ammiro il modo in cui rimani sano e in forma, mi ispira davvero a essere più attivo.
Grazie. Cerco di esercitarmi regolarmente, fa un'enorme differenza nel modo in cui mi sento. È fantastico sentirlo. Che tipo di attività ti piacciono di solito? Adoro andare a fare jogging nel parco. È rinfrescante e aiuta a schiarirmi la mente. Fair jogging sembra un modo fantastico per combinare l'esercizio fisico con il godersi la natura. Lo è davvero. Inoltre, ascolto spesso musica o podcast mentre corro, il che mi mantiene motivato. Sembra divertente. Dovrei provare anch'io a fare jogging, potrebbe aiutarmi a entrare in una routine migliore. Sicuramente provatelo. È un'esperienza gratificante, sia fisicamente che mentalmente. Inizierò questo fine settimana, grazie per l'incoraggiamento. Lezione 14. Una situazione difficile. È dura non poter andare da nessuna parte a causa della mia caviglia rotta. Deve essere frustrante, ma sembra che tu stia sfruttando al meglio una brutta situazione. Sì, ho trovato dei modi per intrattenermi a casa, ad esempio seguendo gli spettacoli. È un ottimo modo per distrarti. Hai provato qualche nuovo hobby? Ho iniziato a leggere di più, è incredibile quanti libri ho sul mio scaffale da anni. È meraviglioso! La lettura può trasportarti in mondi diversi, anche mentre sei bloccato a casa. Esattamente. Mi aiuta a dimenticare per un po' il mio infortunio. E chi lo sa, potresti scoprire un nuovo autore preferito durante questo periodo. Sarebbe un bel lato positivo per la mia situazione. Lezione 15. Risorse digitali. È affascinante come i sistemi di e-commerce facciano affidamento su internet e sui computer per i loro servizi. Assolutamente. La comodità di fare acquisti da casa ha cambiato il modo in cui acquistiamo le cose. Adoro poter sfogliare innumerevoli prodotti con pochi click. E la parte migliore è che puoi accedere alle recensioni e confrontare i prezzi istantaneamente. Sì, questo fa risparmiare tantissimo tempo rispetto allo shopping tradizionale. Inoltre, molte piattaforme offrono offerte online esclusive che non troverai nei negozi. Apprezzo anche quanto sia facile restituire gli articoli se non soddisfano le aspettative. Questo è un enorme vantaggio. Lo shopping online ha davvero rivoluzionato le abitudini dei consumatori. Non riesco a immaginare di tornare a fare shopping alla vecchia maniera. Lezione 16. Uno sguardo storico. Sapevi che durante il XIX secolo la Gran Bretagna dovette affrontare diverse guerre con i Maori? Sì, è interessante come i conflitti coloniali abbiano plasmato la storia di entrambe le nazioni. Quelle guerre furono significative nello stabilire l'influenza britannica in Nuova Zelanda. Assolutamente. È una storia complessa piena di interazioni culturali e incomprensioni. Impararlo ci aiuta a comprendere le radici di molti problemi moderni. Sì, la storia tende a ripetersi se non prestiamo attenzione alle lezioni che insegna. Trovo affascinante esplorare quelle narrazioni storiche e il loro impatto oggi. Le storie di resilienza di entrambe le parti sono davvero stimolanti e vale la pena condividerle. È importante ricordare e riflettere sulla storia mentre andiamo avanti. Lezione 17. Apprendimento online. Ho esaminato i corsi online, Coursera sembra una buona piattaforma per i corsi tecnologici. Assolutamente.
Offrono una vasta gamma di argomenti, rendendo facile trovare qualcosa che si adatti alle tue esigenze. Ci sono altre piattaforme che consigli per apprendere nuove competenze? Anche edX e Udacity sono ottime opzioni, forniscono contenuti di qualità dalle migliori università. È utile saperlo. Voglio assicurarmi di scegliere un corso che mi avvantaggerà davvero. Leggere le recensioni e controllare il programma del corso può aiutarti a trovare la soluzione giusta. Apprezzo quanto sia diventata accessibile l'istruzione attraverso queste piattaforme. È meraviglioso! Puoi imparare al tuo ritmo e comodamente da casa tua. Sono entusiasta di tuffarmi in alcune nuove opportunità di apprendimento. Lezione 18. Cuocere con varietà. Ho notato che le teglie sono disponibili in varie dimensioni e forme. È piuttosto impressionante. Assolutamente. Usare la teglia giusta può davvero influenzare il risultato delle tue ricette. Non mi ero mai reso conto di quanta differenza facesse finché non ho iniziato a sperimentare. Ogni forma offre risultati unici. Ad esempio, una teglia rotonda è ottima per le torte, mentre quella quadrata è perfetta per i brownies. È vero. È divertente esplorare tutte le opzioni disponibili nella cottura al forno. Inoltre, avere gli strumenti giusti può migliorare significativamente il tuo gioco di cucina. Dovrei sicuramente investire in alcuni tipi diversi per la mia cucina. Non te ne pentirai, la varietà può ispirare nuove ricette e tecniche. Non vedo l'ora di iniziare a cucinare con tutte le mie nuove padelle. Lezione 19. Aggiornamenti sugli acquisti. Ehi, hai fatto shopping ultimamente? Sì, sono andato al centro commerciale ieri. È stata una bella esperienza. Sembra divertente. Hai trovato qualcosa di interessante mentre eri lì? L'ho fatto. Ho bisogno di fare scorta di nuovi vestiti per la prossima stagione. È fantastico. È sempre bello rinfrescare il tuo guardaroba con nuovi capi. Assolutamente. Volevo anche dare un'occhiata ad alcuni accessori per completare i miei outfit. Gli accessori possono davvero migliorare un look. Quali stili stai considerando? Sto pensando di aggiungere alcuni pezzi importanti, come orecchini audaci o una borsa elegante. Sembrano perfetti. Andiamo a fare shopping insieme qualche volta, sarà divertente. Lezione 20. Una passeggiata nel parco. Mi piace molto fare lunghe passeggiate nel parco, è un modo così pacifico di trascorrere la giornata. E tu? Ti piace anche l'aria fresca e lo splendido scenario? Assolutamente. Ultimamente mi sono appassionato molto alla fotografia durante le mie passeggiate. È un'ottima idea. Catturare la bellezza della natura può rendere quelle passeggiate ancora più gratificanti. Sì. Adoro trovare angoli e dettagli unici che la maggior parte delle persone potrebbe trascurare. Deve essere meraviglioso riguardare quelle foto e ricordare quei momenti. Lo è davvero. Ogni immagine racconta una storia e conservo quei ricordi. Forse dovrei provare anche la fotografia durante la mia prossima passeggiata. Dovresti. Aggiunge un livello completamente nuovo di divertimento all'esperienza. Lezione 21. Orari del check-in. Di solito, sono necessarie circa 48 a 72 ore prima della data di check-in per finalizzare i tuoi piani. Ha senso? È importante che tutto sia sistemato prima del tuo arrivo.
Esattamente. Aiuta a evitare sorprese dell'ultimo minuto e garantisce un'esperienza fluida. Apprezzo questo tipo di organizzazione, toglie molto stress. Di sicuro. Inoltre, mi dà il tempo di pianificare le attività per quando arrivo lì. Hai qualche posto specifico che non vedi l'ora di visitare? Decisamente. Ci sono alcuni punti di riferimento che volevo esplorare da molto tempo. Sembra eccitante. Pianificare in anticipo rende il viaggio ancora più piacevole. Assolutamente. Si tratta di sfruttare al meglio ogni momento. Lezione 22. Domande e risposte. Hai altre domande sul processo? Al momento no, ma se lo faccio, posso chiedertelo più tardi? Ovviamente. Sentiti libero di contattarci in qualsiasi momento, sono qui per aiutarti. Lo apprezzo. È confortante sapere che posso contare su di te. La comunicazione è fondamentale, soprattutto quando stai navigando in qualcosa di nuovo. Assolutamente. Avere supporto fa davvero la differenza. E sono felice di essere quel supporto per te. Grazie. Mi assicurerò di contattarti se mi viene in mente qualcosa. Suona bene. Non vedo l'ora di aiutarti ulteriormente. Lezione 23. Elementi essenziali della lista della spesa. Certo, cosa ti serve dal negozio? Devo procurarmi pane, latte, uova e un po' di frutta fresca per la settimana. Sono tutti ottimi punti base. Hai un tipo di pane preferito? Adoro i cereali integrali. È nutriente e ha un sapore straordinario con tutto. Buona scelta. E che dire della frutta? Hai dei preferiti? Non posso resistere alle fragole e alle banane, sono perfetti per i frullati. I frullati sono fantastici. Hai provato ad aggiungere loro gli spinaci per un miglioramento della salute? Non l'ho fatto, ma mi sembra un'ottima idea. Ci proverò. Sono sicuro che lo adorerai, è un ottimo modo per intrufolarsi in alcune verdure. Lezione 24. Suddividere i compiti. Hai provato a suddividere le attività in passaggi più piccoli? No, ma ci proverò. Forse mi aiuterà a gestire meglio il mio carico di lavoro. Lo fa davvero. Piccoli passaggi rendono tutto più gestibile. Posso vedere come ciò ridurrebbe anche lo stress. Esattamente. Inoltre, è gratificante spuntare ogni piccola attività mentre procedi. Sembra motivante. Non vedo l'ora di vedere come funzionerà per me. Penso che rimarrai piacevolmente sorpreso dalla differenza che fa. Ci proverò sicuramente questa settimana e ti farò sapere come va. Questo è lo spirito. Sono entusiasta di sapere dei tuoi progressi. Lezione 25. Pianificare il nostro incontro. Per me funziona. A che ora suggerisci di incontrarci? Che ne dici verso le 14? Ti va bene? Perfetto. Mi assicurerò di essere lì in tempo. Grande. Non vedo l'ora di recuperare il ritardo e goderci la giornata. Anche io. C'è qualcosa di speciale nel trascorrere del tempo insieme all'aria aperta. Assolutamente. È sempre rinfrescante e stimolante. Sono d'accordo.
Inoltre, già che ci siamo, possiamo esplorare alcuni nuovi posti. Sembra un piano. Non vedo l'ora di vedere cosa troveremo. Sarà una giornata fantastica, lo sento. Lezione 26. Prospettive culturali. In che modo questa esposizione a culture diverse ha influenzato la tua prospettiva? Ha ampliato la mia comprensione del mondo e mi ha reso più aperto. È meraviglioso sentirlo. Sperimentare la diversità può essere davvero arricchente. Assolutamente. Aiuta a sfidare gli stereotipi e ad abbracciare le differenze. Non potrei essere più d'accordo. Ogni cultura ha qualcosa di unico da offrire. Sì, conoscere le tradizioni e i costumi è stato illuminante. Inoltre, unisce le persone in modi meravigliosi. Esattamente. Promuove il rispetto e l'apprezzamento reciproco. Lo adoro. Ci ricorda che facciamo tutti parte della stessa comunità globale. Lezione 27. Muoversi. Qualche consiglio su come muoversi in città? Assolutamente. Il trasporto pubblico è spesso il modo più semplice per spostarsi. È vero. Risparmia tempo e denaro rispetto alla guida. Inoltre, potrai vivere la città come un abitante del posto. Esattamente. Mi piace sempre incontrare nuove persone sull'autobus o sul treno. È anche un ottimo modo per conoscere culture diverse. Sì. Non sai mai chi potresti incontrare e quali storie hanno. Hai un mezzo di trasporto pubblico preferito? Penso di preferire la metropolitana, è veloce ed efficiente. Lezione 28. Elenco check-in. Capisco, avrò la lista pronta per te al momento del check-in. Grazie. Questo mi renderà tutto molto più semplice. Ovviamente. Voglio assicurarmi che tu abbia tutto ciò di cui hai bisogno. Lo apprezzo. È bello avere qualcuno così organizzato al mio fianco. Il piacere è tutto mio. Credo nel rendere il processo il più agevole possibile. È un ottimo approccio. Aiuta davvero a ridurre qualsiasi ansia. Esattamente. E ti consente di concentrarti sul goderti la tua esperienza. Non vedo l'ora. So che posso contare su di te. Sempre. Mi assicurerò che tutto sia in ordine al tuo arrivo. Lezione 29. Dare priorità ai compiti. Stabilire priorità chiare sembra un piano solido per gestire i nostri compiti in modo efficace. Sono completamente d'accordo. Aiuta a concentrarsi su ciò che conta veramente e riduce lo stress. Hai già iniziato a dare priorità alle tue attività in questo modo? Sì, ho iniziato a elencare le mie attività quotidiane e a classificarle in base all'importanza. È un ottimo approccio. Deve essere soddisfacente realizzare prima quelli più importanti. Assolutamente. Mi dà un senso di realizzazione e mi mantiene motivato per tutto il giorno. Inoltre, ti consente di allocare il tuo tempo in modo più saggio. Esattamente. Trovo di essere più produttivo quando mi attengo al mio elenco di priorità. Fa davvero la differenza. Sono ispirato a provare questo metodo io stesso.
Lezione 30. Celebrare le festività. Sapevi che il 1° luglio è il Canada Day, che celebra la nascita del Canada? Sì, e, cosa interessante, il 4 luglio è il giorno dell'indipendenza negli Stati Uniti, che segna un diverso tipo di celebrazione. Esattamente. Entrambe le festività sono significative nei rispettivi paesi. Adoro il modo in cui ogni nazione ha il suo modo unico di celebrare la libertà e l'unità. Anche io. È affascinante vedere le tradizioni e gli eventi che si svolgono. E i fuochi d'artificio sono un tema comune in entrambe le celebrazioni. Assolutamente. Illuminano il cielo e creano un'atmosfera festosa. Mi piace partecipare alle sfilate e agli eventi della comunità durante queste festività. Lo stesso qui. È una meravigliosa opportunità per connettersi con amici e familiari. Lezione 31. Fiducia nei piani. Sono fiducioso che alla fine tutto funzionerà alla perfezione. È un'ottima mentalità da avere. La positività può davvero influenzare il risultato. C'è altro con cui posso aiutarti per garantire che tutto vada liscio? In realtà sì, mi potrebbe servire un po' di aiuto per finalizzare i dettagli dell'evento. Sarei felice di aiutarti. Su quali dettagli specifici devi lavorare? Devo confermare la lista degli invitati e le opzioni di catering per il pasto. Affrontiamoli uno per uno, cominciando dalla lista degli invitati. Sembra perfetto. Ordinarlo prima renderà tutto il resto più semplice. Assolutamente. Una volta che avremo la lista degli invitati, potremo pianificare il catering di conseguenza. Lezione 32. Riflessioni storiche. Nel 1775 i coloni americani iniziarono a ribellarsi al dominio britannico. Sì, e nel 1776 gli americani dichiararono la loro indipendenza, che fu un momento monumentale. Lo è stato davvero. Quella dichiarazione gettò le basi per gli Stati Uniti che conosciamo oggi. Il coraggio dimostrato da questi coloni è fonte di ispirazione. Hanno combattuto per la loro libertà. Assolutamente. È affascinante scoprire come quegli eventi hanno plasmato la storia. Ed è interessante vedere come si sono evoluti da quel momento gli ideali di libertà e democrazia. Sì. È una testimonianza della resilienza delle persone che lottano per i propri diritti. Penso che sia importante ricordare questi momenti della storia mentre celebriamo le nostre libertà. Decisamente. Comprendere il nostro passato ci aiuta ad apprezzare il nostro presente. Lezione 33. Obiettivi di fitness. Qual è il tuo piano per la prossima settimana riguardo ai tuoi obiettivi di fitness? Voglio aumentare le mie visite in palestra ad almeno 4 volte a settimana. Questo è un obiettivo solido. La coerenza è fondamentale quando si tratta di fitness. Esattamente. Trovo che fissare obiettivi specifici mi mantenga motivato a restare fedele alla mia routine. Hai in mente un piano di allenamento specifico per quelle visite? Sì, ho intenzione di unire il cardio con l'allenamento della forza per mantenere le cose in equilibrio. Sembra efficace. Mescolarlo può prevenire la noia e far lavorare diversi gruppi muscolari. Assolutamente. Di tanto in tanto mi piace anche provare nuove lezioni in palestra. È un ottimo modo per mantenere i tuoi allenamenti emozionanti e stimolanti.